Bentornati amici smokers, nel video di oggi andiamo a parlare del Solani Barley Flake 656 Aged Barley Flake, ma come è riportato qui. Questo tabacco è una lattina, si presenta con una lattina da 50 grammi che costa 29,50 o 30, poco cambia in Italia, mentre in Europa viene venduto a 11 euro. Questo è un barley in purezza, come dice la latta, il prodotto. Io posso leggere anche qui: high class flake made of white barley, slowly burning with typical taste of licorice, offering a cool smoke, flowering a hint of chocolate, cutting flake. Quindi sapore di liquirizia naturale e una piccola aggiunta di cioccolato, da quanto dice il prodotto. Sul tabacco Revive, ad esempio, menziona barley, una prevalenza barley con Kentucky. Ma adesso andiamo prima a vedere da vicino l'apertura e poi vi parlerò insomma di com'è infumata. Andiamolo a vedere, ma se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video che pubblico settimanalmente. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel mi piace, che mi aiuterà tantissimo ad andare avanti. Video. Come vedete è bello colorato, sembra di vedere la frutta secca, si apre bene. E del profumo parliamo subito. Allora, quando ho aperto questa tin, sono stato praticamente, il mio olfatto è stato invaso proprio prepotentemente da un forte odore di un dolce dai 1000 ingredienti. Un dolce dalle note fortissime di cioccolato, come un grosso torrone di cioccolato nero, cioccolato bianco, miele, canditi, uvetta, frutta secca, non so, qualcosa veramente di forte. E forse mai provato nella realtà, forse provato solo entrando in una pasticceria dove tutti i sentori si sentono insieme, però ovviamente dopo infumata è diverso. Un'umidità più che giusta, anzi io all'inizio lo lascio anche seccare un bel po', però so che sono una persona che fuma più secco di tante altre persone. Infumata, quello che si sente di più secondo me è un sapore di terra, e poi c'è questo cioccolato e non cacao come per gli altri barri che ho fumato. Cioccolato proprio si sente e liquirizia, però in fondo non sono per niente invadenti, stanno giù e anche piacevoli. Ma questa terra non è più un terriccio, sapete, un terriccio universale. Se vi è capitato di andare a travasare, a prendere il terriccio con le mani e spagliarlo così per metterlo nei vasi, si sente quel profumo di terra. Io quello sento. Non è una terra che io sento magari nel Virginia più terra rossa, questo è proprio un terra nera fresca. Per quanto riguarda le note, la forza nicotinica è una forza medio alta, io direi una spanna sopra al medio. È un tabacco di fatti che sazia, che eviterei non lo consiglio
a stomaco vuoto. Quelle note di cui menziona il tabacco Revive di Kentucky, forse qualcosina c'è nella robustezza, che va a far parte della robustezza di questo tabacco. Forse si sente un po' di affumicato a legna, ma lievemente, forse, ma è una cosa molto molto lontana, non so veramente se realmente c'è questo Kentucky o se è un barley in purezza. Comunque ben strutturato, capisco a chi piace. Che altro dire? Il confronto del Barley Flake della Mac Barren, devo dire che spesso sono quelli che si trovano in Italia di barley di dominanza, è diametralmente opposto, è un altro tabacco, perché il Barley Flake della Mac Barren è un tabacco molto leggero a livello nicotinico, può essere fumato anche a stomaco vuoto veramente, si sente che c'è anche una parte di Virginia e di Kentucky, si sente. In più i sentori dominanti al palato in fumata sono questa frutta secca tostata e cacao. Qui abbiamo, come ho detto, terra, cioccolato e liquirizia arrotondati il tutto dal barley. È un tabacco interessante. Tra l'altro, se volete vedere le descrizioni degli altri, ho recensito anche il barley HH o tutti i prodotti che ho parlato, anche l'altro Solani, vi lascio i link nella descrizione. Se avete sentito, se già l'avete provato e avete sentito altri sentori, sapete qualcosa di più delle case, su quello che c'è dentro, se avete opinioni diverse dalle mie, me lo scrivete nei commenti, sarò contentissimo di confrontarmi, apprendere anche cose nuove. Bene. E anche per oggi, desde la cueva è todo y hasta la prossima, amigos smokers.